precisiamo anche che tutte le soluzioni sono poco costose, una ventina d'euro. Partiamo dal riscaldamento. Fa un rumore terribile. La moquette ha cambiato tantissimo la qualità della vita a bordo. Arriva una follata d'aria fredda. Sotto i piedi è leggermente più morbido. Abbiamo finito anche garage. La tenda posteriore, una volta piegata, non occupa nessun spazio. E come il nostro solito l'abbiamo attaccata e alla fine ho capito perché. Ce l'abbiamo fatta, incredibile. Non mi sarei mai immaginato che questo potrebbe essere il problema più grande da combattere per quanto riguarda il freddo. E buongiorno amici, come vedete dopo tanto tempo siamo tornati a fare il video nel capannone. Sapete che a noi piace condividere i nostri viaggi, ma anche le cose legate ai viaggi, come per esempio qualità della vita a bordo. Se no, perché chiamarlo casa? Per questo motivo negli ultimi mesi abbiamo condiviso alcuni reel, post, storie, ma chiamateli come volete, dove abbiamo per esempio fatto vedere l'installazione di questa tenda posteriore, ma anche la posa della moquette, visto il periodo. Infatti penso che si capisce. Manco a dirlo, sono arrivate tantissime domande per il vecchio video sulla sagomatura e la posa della moquette. Quel video non è più disponibile, però la nostra arte per combattere il freddo è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, quindi abbiamo deciso di unire tutte le modifiche che abbiamo fatto in un unico video. Magari anche vi riproponiamo il pezzo dove abbiamo sagomato la dima per tagliare la moquette. Comunque, costo di quell'operazione era sui 50-60 euro. Prima di tutto dobbiamo svuotare il van, così si capirà e vedrà meglio, ma anche perché dobbiamo installare un altro strato di isolamento a pavimento. Ma precisiamo anche che tutte le soluzioni che abbiamo adottato sono veloci da fare, poco costose e anche poco invasive, sì, ovviamente, visto che non è che c'è da fare più di tanto. Quindi potete fare sia da soli che in un'officina molto di più. Dipende dal risultato che volete ottenere. Per esempio noi il riscaldatore... A gasolio, sì, l'abbiamo installato in un'officina. A parte che dobbiamo ancora togliere moquette, questo è l'ultimo pezzo, il letto che abbiamo autocostruito. Ma partiamo dal riscaldamento, che è la base di tutto. Charlie l'abbiamo acquistato con truma a gas 4 kW, diciamo un po' uno standard. L'unico problema è che è messa qua sotto il letto, praticamente quando dormi, fa un rumore terribile. Ma qui c'era un altro problema. Sotto il letto non c'era nessuna bocchetta di riscaldamento, cioè queste due non esistevano. C'era una piccola bocchetta qua e una nascosta da questa parte, ma credetemi, da quelle due non usciva nulla e ora non voglio perdere tempo nelle spiegazioni di perché. La conseguenza è che noi qua sotto avevamo un freddo terribile e la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo staccato quelli due tubicini, ci siamo procurati 1 metro di tubo di riscaldamento e abbiamo forato qua, quindi abbiamo portato l'aria calda sotto il letto e già lì le cose sono cambiate. Un po' per troppo rumore sotto la testa, ma soprattutto per avere un'indipendenza dal gas, abbiamo installato un riscaldatore a gasolio da 2 kW. Ma perché 2 kW? Ma perché noi non andiamo dove fa troppo freddo, non siamo proprio la gente da Norvegia a dicembre, ma anche perché avevo paura di avere troppo caldo dentro il van quando lo usiamo di solito, inizio primavera o tardo autunno, usandolo al minimo ovviamente. Intendiamoci, non è che noi non usiamo il camper durante l'inverno, ma andiamo dove non fa troppo freddo. E il riscaldatore l'abbiamo installato qua sotto la panca, così praticamente quasi non si sente neanche durante la notte quando si dorme, si sente un po' di ventolo, ma niente di speciale. Ma vi devo dire una cosa, siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo acquistato Autotherm andando un po', diciamo così, cercando una cosa a rapporto qualità-prezzo abbastanza buono, ma poi si è rivelata una scelta molto fortunata. Perché Autotherm lo potete anche impostare sia in modalità temperatura che in modalità power mode, quello che a me piace tantissimo. Eh sì, mi piace tanto perché così posso impostare la temperatura al minimo e soffia sempre nello stesso modo, perché quando lo metti in modalità temperatura, una volta che ha raggiunto la modalità temperatura, si spegne e sappiamo tutti che spegnimento e accensione di un riscaldamento a gasolio è un processo piuttosto lungo e consuma tantissima energia. Riscaldatore l'abbiamo pagato, non è una sponsorizzazione, ma la cosa importante è che possono funzionare in parallelo, quindi quello a gas può integrare sempre quello a gasolio, perché alla fine abbiamo le bocchette separate.
Ultima cosa, quando abbiamo installato il riscaldatore al gasolio ci hanno detto ah, ti basta una bocchetta sola. Insomma, non ero molto convinto, soprattutto perché sapevamo com'è andata sotto il letto con il vecchio riscaldamento, quindi abbiamo messo una sotto il letto, una ovviamente in bagno e abbiamo messo una qua sotto che soffia verso il corridoio, ma non è che ero proprio contentissimo. E non ero contento perché la differenza di temperatura tra quella seduta e questa era abissale e poi da qua veniva sempre troppo freddo. E a questo punto abbiamo aggiunto questa bocchetta qua e abbiamo rubato la truma a questa bocchetta qua che si trova vicino al letto. Ma abbiamo ottenuto molto di più di quello che speravamo, perché non soltanto qui avevamo a questo punto più caldo e potevo starmene tranquillo a lavorare anche per ore, ma il rumore è diminuito notevolmente visto che il flusso d'aria si è distribuito su più bocchette. Al di là che riscaldatore avete, il freddo proviene da sotto, dal pavimento, soprattutto se quello come il nostro non è isolato. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di installare la moquette come abbiamo fatto nel vecchio camper. Adesso facciamo un ritorno nel passato del vecchio video dove abbiamo sagomato la dima e ritagliato il tappeto. Per quelli che hanno già visto questa parte, saltatela e andate pure avanti. Per gli altri è una guida completa. La prima cosa da fare è la dima e per questo ci servono tutti questi cartoncini. Ora non resta che mettere insieme tutti questi cartoncini e collegarli, magari senza usare scotch, perché dopo si rovina il cartoncino e non si riutilizza più. Quindi io utilizzo questi nastri che si usano di solito per pitturare. Ma anche quando arrivo agli angoli non è che vado a tagliare cartoncino attorno all'angolo, semplicemente metto uno sopra l'altro e così continuo con la dima. Adesso io metto soltanto dei piccoli pezzettini di scotch, però dopo alla fine bisogna abbondare, perché una volta tolta la dima si rischia di disfare tutto quanto. Qui il mobile ha una sporgenza nella finale e se mettiamo soltanto così il cartoncino prenderà una piega brutta, però per non ritagliarlo io semplicemente andrò a picchiettare leggermente il cartoncino ed eccolo. Importante che il cartoncino qui continua a toccare il mobile e ovviamente continuiamo a scotciare. Ora sono arrivato qua in fondo e continuo a scotciare, ma non faccio la dima per questa parte qua nell'ingresso, anche se ovviamente anche lì metteremo tappeto. Ma perché? Ci sono due ragioni, come sempre ci sono due ragioni. Primo è che quando fate un pezzo intero unico, metterlo e toglierlo è un vero incubo. E seconda ragione è perché questo pezzo è quello che si andrà a sporcare più velocemente, quindi deve essere anche facile da togliere, da pulire e rimettere dentro. Ora vediamo velocemente come faccio l'angolo. Ma visto che anche qui in angolo c'è una specie di dentino, ho picchiettato anche questo cartoncino in modo che si incastra perfettamente. E ultimo pezzettino, è l'unico che ho ritagliato a mano, non che fosse strettamente necessario, ma diciamo mi piacciono lavori fatti bene. Ora mettiamo solo un po' di scotch qua, ma andiamo a rinforzare tutte quante giunture. E questo è l'ultimo pezzettino. Ora dobbiamo provare ad alzare, però per fortuna è abbastanza mobile e si riesce un po' a ripiegare. Speriamo che non si apre. Comincio a tirarla fuori lì. Ora non resta che aprire il tappeto, mettere la lima e incominciare a tagliare. Visto che il tappeto va tagliato dalla parte posteriore, quella gomata, dobbiamo un attimo pulire per terra perché così quando lo rovesciamo non si sporca almeno troppo. Ed eccola qua posizionata, ma state attenti se fate un lavoro del genere perché la dima andrebbe rinforzata con qualche traversa, altrimenti si può spostare. Ma visto che questi cartoncini sono molto spessi e abbiamo messo anche 2 o 3 pezzi in alcuni punti, questa non si è spostata neanche un po', o almeno spero.
questo è l'ultimo taglio che facciamo. Ora in realtà arriva la roba più dura, cioè separare, perché non tutti i puntini siamo riusciti a tagliarli bene. E adesso sarà anche più facile fare la separazione, magari con le forbici. Vediamo questi peli che non si tagliano nemmeno con le forbici. Ed eccolo qua, un unico pezzo, ma ora lo proviamo e decidiamo se lasciarlo così in un unico pezzo, in base se è facile metterlo, altrimenti più o meno qua a metà lo tagliamo, intanto sarà talmente incastrato che non si vedrà nemmeno. E ora vediamo se va bene. Se tagliato bene non si fatica nemmeno a metterlo. E una volta che l'abbiamo tirato un po' destra sinistra si è sistemato al 100%. E vi devo dire che la differenza sotto i piedi si sente tantissimo. Allora proseguiamo, dobbiamo fare il tappetino per sotto il tavolo, però qualcuno qua presente deve rimuovere il tavolo. Ormai non so quante volte ho rimosso quest'anno. Ma per fare la dima dobbiamo prima sdimare questi cartoncini qua. E ora vediamo come fare questa dima qua per sotto il tavolo. Penso che la farò in 2 pezzi. Questa sarà una dima un po' particolare. E qui per necessità abbiamo ritagliato anche dei piccoli pezzettini. Però qui non c'era un'alternativa se si voleva fare un lavoro come si deve. Ma in più cosa faremo? Qui dovremo segnare con una matita fin dove va tagliato. Ora ci resta soltanto di tagliare questo pezzettino qua. Ora sarà di divertirsi a tirarla su. Ora cerchiamo di capire dove metterlo per sprecare meno materiale possibile. Ora non resta che tagliare, ma quello lo avete già visto. Sono dimenticato prima di ritagliare quello sotto il sedile guida. E questa parte irregolare che abbiamo appena tagliato per sotto il sedile si deve fare a mano libera. Ok, abbiamo finito anche con questo pezzo qua. Adesso andiamo a vedere. Sono proprio curioso. Ed eccolo qua, sembra perfetto. Guarda lì dietro. Wow! E per completare questa parte chiamiamola sottotavolo ingresso. Wow! Ma che perfezione, combaciano perfettamente. Ora come dima utilizziamo il tappeto della cabina, però lo facciamo un po' più largo perché questo qua andremo proprio a rifilarlo sotto i sedili, più o meno 1 centimetro, e lo facciamo anche un pochettino più lungo quanto è possibile. E abbiamo finito anche il pezzo in cabina e poi ovviamente manca tutto il garage. Il risultato è dir poco perfetto, persino le righe combaciano, non sembra neanche fatto in più pezzi, sembra veramente un pezzo unico. Ma abbiamo fatto anche una cosa in più: abbiamo tolto cassetti inferiori e in modo permanente abbiamo isolato pavimento sottostante. E in questo modo abbiamo protetto ancora di più il tubo dello scarico del lavandino. La moquette ha cambiato tantissimo la qualità della vita a bordo, ma comunque è rimasta ancora una zona fredda. Ma prima di arrivare alle tende termiche anteriori e posteriori e a una cosa che è forse più importante di tutte per combattere il freddo, parliamo ancora del freddo che proviene dal pavimento, soprattutto da questa zona qua. Questa è una zona fredda perché la bocchetta, quella che riscalda tanto, perché questa riscalda pochissimo, è molto lontana, ma soprattutto perché da qua, da sotto l'armadio, arriva una follata d'aria fredda. Potrei anche chiuderla, però ogni tanto bisogna anche respirare. E prima di fare qualsiasi cosa volevo fare un esperimento con un paio di euro, anzi con una cosa che avevo già, perché porto con me sempre una coperta termica, quelle ultra sottili, che potete trovare pure a Decathlon. L'abbiamo presa, l'abbiamo messa così banalmente sotto la moquette, siamo andati a Rango, a -5 c'erano dei mercatini e una marea di gente, e il risultato è stato incredibile. E se prima non riuscivo a stare dietro neanche con i calzini, ora potevo stare a piedi nudi. Poi, tornando dai mercatini, lungo la strada, incrociamo Giorgio, carrozziere di Ghedi, nostro amico, un nostro vecchio conoscente, che ci dice di andare a Decathlon, no, a Tecnomat, non so perché c'ho sempre in testa Decathlon, e prendere questo termoisolante, una ventina d'euro, 7 metri per 60 centimetri, è praticamente sempre un termoriflettente, un po' più spesso di quello, ma 3 mm, e dentro è fatto a nido d'ape. Volevo dire che dentro ci sono le bolle d'aria.
Per quanto riguarda la sgomatura non è che dobbiamo faticare più di tanto perché abbiamo già le moquette sagomate. Ma guarda che roba, è proprio largo quanto il nostro tappeto. Questi pezzettini qua che abbiamo dovuto aggiungere li andiamo a incollare con uno scotch normale, ma i pezzi grossi non li andiamo a unire perché così sono ancora più facili da stivare. E vediamo come ci sta dentro. È perfetto. Sai che ti dico? Rimettiamo subito questo pezzo di moquette per vedere come sta. Prima di tagliare isolante per le altre parti del van, proviamolo prima qua, se c'è qualche problema, se il moquette non entra, se qualcosa non si apre, se disturba, insomma. Per i problemi non ce ne sono. Wow! Sotto i piedi è leggermente più morbido, ma è da prenderlo come una cosa strapositiva. E visto che sta funzionando tutto, procediamo. Facciamo l'ingresso così per finire tutta questa parte, per poi andare a fare la parte più importante, cabina. E abbiamo fatto anche questo. E anche questa parte l'abbiamo tagliata. Ed è uscita molto bene. Isolante l'abbiamo lasciato un po' abbondante, così copre proprio quelli buchi da dove arriva aria fredda. Ovviamente una delle parti più importanti è sotto il sedile e tutti quelli buchi che abbiamo attorno da dove entra aria fredda. E ora rimettiamo anche la moquette che va dentro. Abbiamo finito anche il garage. Questo qua è un pezzo unico, mentre questo qua è composto. È multipezzo. E questo è quello che è avanzato da 7 metri per 60 cm, 4 metri quadri. E non abbiamo isolato soltanto la parte sotto il tavolo. In realtà non abbiamo isolato nemmeno sotto armadietti, che vorrei metterlo. Però lì sotto il tavolo non è urgente, visto che comunque si tratta di doppio pavimento. Andiamo avanti. E possiamo cominciare a riassemblare la parte posteriore del van. L'ho bloccato con la testa. Charlie è un bellissimo camper, però è poco isolato, come penso che ormai si è capito. E una delle cose, diciamo, più fastidiose è che il materasso, essendo attaccato a una parete non isolata, diventa freddissimo. Quindi, cosa abbiamo fatto? Per isolare la parete dietro la testa abbiamo comprato questo isolante che si è rivelato non isolava nulla, quindi l'abbiamo rivestito con questo tessuto qua, che è un avanzo di una tenda termica, e guardate quanto è sottile. E abbiamo fatto una cosa simile anche per la parete dove ci sono i piedi, però dobbiamo ancora perfezionarla, forse proprio col materiale isolante che abbiamo usato per il pavimento. La tenda posteriore è la soluzione più importante che abbiamo fatto per combattere freddo, perché voi non immaginate quanto freddo passava dai portelloni. Per vedere come è stata fatta vi mettiamo le clip del vecchio video. Ed ecco la nostra nuova vecchia tenda. Una volta c'era solo questa parte centrale dove c'è la fettuccia dove si infila il bastone. E noi cosa abbiamo fatto? Con quello che è rimasto l'abbiamo praticamente a volta. Abbiamo creato, come dice Maya, un panino. Qui l'abbiamo cucita e qui ai lati in realtà non c'era neanche bisogno più di tanto, ma ogni 20 cm abbiamo fatto una piccola cucitura, così rimane tutto insieme. In sostanza ora abbiamo un triplo strato di una tenda termica. Più di così. Ora dobbiamo soltanto infilare il bastone, mettiamo la chiusura a lato e ora vi farò vedere meglio come noi fissiamo la tenda. La stendiamo. Questa tenda si fissa con la pressione, ma in realtà non soltanto fissiamo il bastone a pressione, ma sfruttiamo, diciamo, questo dentino di questa parte isolante, così la tenda praticamente si aggancia. Adesso è bella da tutti e due i lati, verde di qua e verde di qua. Ma là sopra in realtà noi abbiamo un, chiamiamolo, buco. Ma per chiudere quel buco noi in realtà dovremo cambiare bastone, prendere un altro tipo fisso e alzarlo sopra. Ma non lo facciamo per due motivi, come sempre due motivi. Primo motivo è così quando arriva estate semplicemente questo lo togliamo e non ci dovevamo pensare. Sì, infatti. Il secondo motivo è che comunque da quel buco non arriva neanche il freddo, perché l'aria calda ovviamente tende a salire e anche entrare dentro. Così in realtà ci riscalda anche questa parte del van, questa parte chiusa, ma senza che noi prendiamo aria fredda da sotto. Sì, però dobbiamo fare ancora una prova, dobbiamo vedere se riusciamo a chiudere i portelloni. Prova. Va bene.
Chiuso. Da non credere. Visto che abbiamo protetto la parte alta del portellone, sicuramente dovremo mettere anche qualcosa qua, magari attaccato con i bottoni, però voi immaginatevi che l'abbiamo già fatto. Non bisogna essere un genio come me per capire che il più freddo in assoluto arriva da parabrezza e cruscotto, e noi non portiamo assolutamente le coperture esterne, perché per usarle una volta ogni tanto tutto quello ingombra in un van non è che proprio trova lo spazio, ma abbiamo provato banalmente a prendere una coperta e buttarla sopra il cruscotto e abbiamo visto che la differenza è notevole. A questo punto siamo andati al Leroy Merlin, abbiamo trovato questa tenda termica termoriflettente ultra sottile che una volta piegata non occupa nessun spazio. Veramente nessun spazio. E come il nostro solito l'abbiamo attaccata con dei bottoni. Visto che non siamo riusciti a trovare né ferramenta, li abbiamo presi su Amazon. E questa parte alla vite per essere fissata nella parete. Dire un'altra volta che il risultato che abbiamo ottenuto è incredibile e... non so, non so come è d'obbligo, ma abbiamo fatto una cosa in più, abbiamo allungato tenda e abbiamo messo un altro bottone qua. Perché? Ancora più freddo che di là, arriva dal portellone, ma una volta che abbiamo messo la tenda il risultato è migliorato, ma non in modo aspettato, e alla fine ho capito perché. Dal portellone continua ad arrivare un flusso d'aria costante e freddo che sembrava fosse aperto, ma ho controllato. Le guarnizioni tengono bene, non può entrare da lì. E allora da dove entra? Ma mi sono anche accorto che esiste uno spazio sotto il pavimento non riscaldato. E sì, qui sotto c'è soltanto un po' di alluminio e praticamente c'è la temperatura esterna. E quando il portellone viene chiuso, sì, va a battere contro la guarnizione, ma non va a battere contro questa guida della zanzariera. E qui si crea 1 centimetro di spazio. E poi per tutte le leggi della fisica, quando si scontrano l'aria calda e fredda, si crea la corrente, cioè si crea il vento. Avevamo un vento freddo dentro il camper. Ce l'abbiamo ancora e dobbiamo fermarlo in un unico modo. Dobbiamo chiudere questo gap di 1 centimetro. E per chiuderlo ho trovato questa soluzione qua. Una guarnizione alta 1 centimetro quanto basta e larga un paio di centimetri, così un po' da poterla mettere su più o meno. A questo punto ho preso un pezzettino di nastro, gli ho messo dietro biadesivo e l'ho posizionato qua con la parte adesiva rivolta verso esterno, nella speranza che si attacca quando chiudo lo sportellone. Ora vediamo. Non c'è? Quello è rimasto! Un altro tentativo per quello dietro. Anche quello si è attaccato. Adesso gli attacco un pezzettino sopra, così so che lì sotto posso mettere la guarnizione. Magari poi lo facciamo io e Maya insieme, stendendola bene e mettendoli tra i 2 pezzettini di guarnizione guida. Non so cosa si vedrà, ma intanto proviamo. Prima misuriamo, tiralo, adesso la taglio qua, prendiamo il nastro, mettiamola da sotto, ok. Tolgo la guida? Sì. Tanto proviamo a chiudere. Ora controllo, poi vi dico. Ed eccola qua, non si nota neanche. Ce l'abbiamo fatta, è incredibile, ma voglio fare un'altra cosa. Visto che questa parte comunque dopo può trasmettere freddo, volevo mettergli, visto che ce l'ho, questa guarnizione in questo modo. Adesso l'ho girata dalla parte non adesiva, perché è proprio della larghezza giusta. E ogni tanto bisogna avere un po' di fortuna. Riguardando il video mi sono reso conto che forse non si è capito bene. Allora, abbiamo preso il nostro pezzettino della guarnizione che abbiamo attaccato alla guida della zanzariera con un biadesivo e abbiamo tolto il nastro, così abbiamo qui la parte adesiva. Chiudendo il portellone, questo si è attaccato. Immaginiamo che sia attaccato qua. Uno da questa parte e uno da questa, e si trovavano nella posizione esatta dove devo mettere la guarnizione. Ma come faccio a metterla se ci sono questi 2 pezzi? Ebbene, per questo motivo abbiamo tagliato altri 2 pezzettini e li abbiamo messo uno sopra di questo, abbiamo tolto questo di sotto e abbiamo messo uno di qua. Adesso la guarnizione deve andare esattamente sotto 2 questi pezzi, che in realtà fungono da guida. Non mi sarei mai immaginato che questo potrebbe essere il problema più grande da combattere per quanto riguarda il freddo, anche perché è completamente invisibile.
E se non vi siete accorti, ci siamo svegliati qui a Merano, abbiamo parcheggiato lungo il Passirio dove è la zona più fredda, abbiamo tolto la tenda per le riprese, ma il Passirio è lì per testare il nostro isolamento e penso che il verdetto si vede visto che sono in maniche corte. Cosa dire di più? Tutto questo l'abbiamo fatto per stare più comodi e più in salute durante i nostri viaggi. In aprile in Puglia abbiamo dovuto tenere acceso il riscaldamento 8 ore al giorno. E se questo video vi è piaciuto, immagino che la serie dalla Puglia vi potrebbe piacere ancora di più. La trovate nelle nostre playlist insieme alle playlist di Dolomiti, Irlanda, Danimarca, Olanda, insomma. Ma diteci la vostra, anche voi avete fatto qualche modifica sul vostro mezzo e diteci anche se questo video vi è piaciuto e soprattutto lasciateci un like. Sì, ma like lasciatelo prima che finisca il video, altrimenti va a finire nel video successivo. E noi a questo punto andiamo a fare un'altra modifica, una cosa molto importante, perché passiamo a 300 ampere. Ovviamente cambieremo le batterie, ma questo è un altro video. Ciao!